Un menù per le donne ambiziose che vorranno sorprendere la famiglia o gli ospiti. Questo è un menù da far scoppiare un applauso quando porterai sul tavolo questi piatti, dove richiama la cucina gourmet ma fattibili di fare in casa con pochi ingredienti. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Questo è il mio menù Natale di quest'anno. Allora prendiamo la pasta sfoglia, io la metto a metà. Leggermente la primo. Adesso andiamo a tagliare dei cubetti. Per l'antipasto con la pasta sfoglia abbiamo bisogno del formaggio brie. Li taglio già a cubetti che mi servono. Poi abbiamo bisogno anche della pera. Batti questi biologici. Potete tenere anche la buccia. Adesso aggiungiamo il formaggio brie, lo premiamo così un po'. Una pera. Allora, adesso mettiamo miele. Potete aggiungere noci, io preferisco mandorle. E mettiamo in forno a 180 gradi affinché vediamo che la pasta sfoglia ha già un bel colore e il formaggio si è sciolto. Ho dato un antipasto così semplice ma molto buono. Adesso io vi apro uno. Guardate come abbiamo il formaggio all'interno. Vedete che buono. Iniziamo a sbattere bene le uova. Facciamo dei semplici crepe, però non mettiamo il zucchero. Prima ho messo, fatti conto, su 2 uova, intanto ho messo 3 cucchiai di farina. Ecco, vedete adesso è più facile che rompiamo tutti i grumoli, no? Ho aggiunto mezzo bicchiere di latte, 2 uova e circa 3 cucchiai di farina. Adesso io lo amalgo. Ecco, è importante di lasciare l'impasto adesso che riposa un po', mettiamo una pellicola sopra e lo lasciamo almeno per 15-20 minuti. Nell'impasto, ragazzi, ho aggiunto anche un cucchiaio di olio, mi sono dimenticata prima. Formiamo i nostri crepe. Allora, i crepe non abbiamo messo il zucchero all'interno e loro di conseguenza sono più chiari, ok? Perché alla fine quello che li fa con i bollicini tipo più marroni è il zucchero, perché il zucchero si brucia e scurisce il nostro impasto. 5 foglie. Ok, tanto le separo da questa parte. Prendiamo la Philadelphia, andiamo pian piano. È molto buono anche se fatti con burro fatto in casa. Ok, adesso li dobbiamo girare. Alla fine mettiamo anche qua un po' di Philadelphia nel modo che riusciamo a che stanno attaccati. Ecco qua e formiamo dei dischi. Metto un altro po' di Philadelphia sopra. Intanto li preparo così e dopo li finiamo. Premiamo nel modo che lui rimangono morbidi. Ecco qua.
li volete più piccoli, ad esempio, tagliate e vi rimangono più piccoli. Sopra aggiungiamo le uova di pesce. Facciamo belli colorati, lo riempiamo proprio, che siano buoni. Che bel colore acceso che ha. Mettiamo anche uova nere, anche questi sono molto buoni. Ecco qua. Allora, il prossimo antipasto, anche questo molto buono. Va bene anche il pane, quello che vi è avanzato. Allora, adesso mettiamo olio sul pane, olio di oliva, lo mettiamo a 200 gradi finché vediamo che ha fatto una bella crosticina. Aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero. Avevo fatto vedere in uno dei miei video come ho congelato questa frutta per l'inverno. Allora, voi se non avete questa frutta potete usare mirtilli o pesca o anche le pere. Li fate sempre caramellare in questo modo. E aggiungo un po' di burro. Il pane è pronto. Prendo l'aglio. Adesso prendiamo il formaggio. Che buono che è. Mettiamo sopra. Mettiamo la nostra frutta caramellata. Questa frutta è un spettacolo, ragazzi, molto buona. Per cui se voi non ce l'avete ve lo consiglio di fare con i mirtilli, perché secondo me con i mirtilli anche deve essere molto buono. Questo antipasto è uno tra i miei preferiti perché mi piace molto la combinazione di ingredienti che ho usato. E il primo facciamo ravioli con pesce scampi. Abbiamo bisogno dei gamberi. Ci sono alcuni passaggi molto importanti che se li farete risaltate molto il sapore del pesce. Intanto prepariamo il pesce, puliamo bene i scampi, perché con tutti questi avanzi che a noi non servono faremo un sughetto speciale. Intanto lascio a marinare con un po' di olio di oliva e sale rosa il nostro pesce. Tagliamo a cubetti i gamberi, facciamo i cubetti più piccoli. Mettiamo tutto in una ciotola. Io mi preparo qua un seccapoche perché mi verrà più facile a riempire i nostri ravioli. Per il ripieno abbiamo bisogno della burrata. Prima lo frullo che diventa più uniforme, più cremosa, mi sarà anche più facile per il ripieno. All'interno aggiungo un po' di erbette, la burrata, un po' di sale, un po' di pepe e la scorza di limone. Amalgamiamo bene finché abbiamo questo impasto tutto omogeneo. Metto tutto in seccapoche. Abbiamo bisogno di una cipolla, la tagliamo a cubetti.
pomodoro. Io quest'estate ho fatto tanti conserve, anche dei pelati al naturale, così molto buoni, e userò circa 5-6 pelati. Voi se non avete potete prendere il pomodoro, che adesso lo trovate fresco, o se no anche una scatola di pelati. Mettiamo tutto a soffriggere, ma non mettiamo dall'inizio l'olio, li lasciamo così nel modo che si attacca, proprio sentiremo l'odore del pesce. In questo modo riusciamo a creare un sughetto fantastico, perché risalta molto il sapore del pesce. Dopo circa 3-4 minuti aggiungiamo l'olio, la cipolla, aggiungo mezzo bicchiere di vino rosso e mezzo bicchiere di vino bianco. Aggiungiamo i nostri pomodori e anche mezzo bicchiere di brodo di pollo. Aggiungiamo o brodo di pollo o di pesce. Di nuovo un po' di sale, un po' di pepe. Fiamma bassa per circa un'ora. Adesso formiamo il nostro impasto. Classico, uova, sale e farina. Io ho aggiunto soltanto 2 uova e formiamo il nostro impasto. Ogni tanto mescoliamo, separo l'impasto e creiamo i nostri ravioli. Il taglio con questo bicchiere mi viene più facile. O li fate a forma di tortellini, io ho preferito fare questa forma nel modo di fare come un fiore. Il sughetto lo dobbiamo comunque filtrare, per cui facciamo in questo modo, che così rimane soltanto il sughetto buono. Nel sughetto aggiungo un po' di burro e un po' di panna fresca, ma proprio 2-3 cucchiai. Adesso mettiamo il nostro pesce a soffriggere senza olio e senza niente, tanto lui ha già il suo olio, ma questo servirà più che altro per la decorazione del piatto. Adesso sopra al nostro pesce aggiungiamo burro fuso. Io ho messo a bollire un po' di verdura e l'ho messa in acqua fredda nel modo per decorare. E serviamo i nostri ravioli, aggiungiamo un po' di sughetto. Per la salsa abbiamo bisogno anche del melograno, per cui apriamo un bel melograno. Se trovate questo con i semi rossi va meglio, perché abbiamo bisogno di tanto succo e loro hanno più succo. Vedete quanti semi? Sono molto succosi, perché dopo facciamo il succo con questi semi. Un'altra ricetta spettacolare, ragazzi. Intanto abbiamo bisogno di un po' di succo di melograno. Io mi aiuto con questo attrezzo per fare il purè, e condivido un trucchetto come estrarre il succo di melograno. Riempiamo bene, metto un altro po'. Premiamo
facciamo il nostro sugo. Questo qua direi che può bastare. Allora, per questa ricetta abbiamo bisogno di filetto di manzo, ecco, forse questo è quello che costa di più. Vedete voi, potete anche sostituirlo con un'altra carne. Allora, io ve lo mostro con il filetto di manzo. Tagliamo dei medaglioni tipo comunque di un spessore più. Dopo noi comunque lo leghiamo nel modo che tutti i sughi rimanga all'interno e così la nostra carne rimarrà più saporita. Ho tagliato proprio nei pezzi così. Allora adesso noi la carne la dobbiamo mettere un po' di sale. Ecco qua. Saliamo per bene. Ma questa ricetta è buonissima, io ogni volta quando lo faccio i miei lo finiscono subito, che è straordinaria. Mettiamo un po' di pepe, 15 minuti così con questo sale e lo leghiamo. Se noi lo leghiamo la carne diventa più tenera, tutti i succhi si mantengono all'interno e di conseguenza sarà tutta più saporita. Poi gli diamo anche una forma più carina, sarà anche più bello quando mettiamo nel piatto per servire, perché questa carne comunque mantiene la forma, visto che noi la leghiamo. Mettiamo olio, schiacciamo un po' di aglio, mettiamo i nostri medaglioni all'interno e li facciamo rosolare per bene. Giriamo di entrambi i lati e dopo li facciamo cuocere anche sui lati. Per l'altro io adesso prendo la carne, la metto qua sulla carta stagnola, perché la carne bisogna che si riposa. La lasciamo riposare finché noi creiamo la salsa. Lo chiudiamo bene e lo lasciamo riposare. Ok? Allora togliamo l'aglio, il rosmarino, e qua all'interno mettiamo vino rosso, voilà, la nostra spremuta di melograno, metto un altro ciuffetto di rosmarino e lo lasciamo bollire affinché diventerà più densa, un po' di pepe, poco sale. Allora è già quasi pronto, adesso facciamo così, prendiamo un cucchiaio di glucosio, così la nostra salsa sarà più lucida e più bella. Dopo questa salsa, quando si raffredda, lei comunque diventa più densa. Vedete come è già cambiato? Io non so se la telecamera lo trasmette, però io già vedo come è cambiato, è diventato più lucida. Adesso questa salsa, ragazzi, lo dobbiamo setacciare. Adesso in quest'acqua mettiamo un po' di maizena in modo di fare più consistenza al nostro sughetto, che sia più denso, ma basta poco. E ultimi 2 minuti mettiamo anche un po' di melograno. Mettiamo un po' di burro all'interno
Facciamo sciogliere, mettiamo sopra il nostro filetto, la salsa, e aggiungo anche un po' di pistacchio verde. Allora, prossima ricetta è con il salmone. Anche i bambini, quelli che non amano il salmone e il pesce, con questa ricetta lo mangeranno tutti. Bisogna andare a tagliare l'osso in mezzo e leggermente apriamo e togliamo l'osso. Andiamo a separare la pelle dal pesce. Ok, questa parte l'ho rotolata, poi facciamo questa e la pelle va sopra, lo leghiamo con un spago nel modo che tutti i sapori rimangano all'interno. Però voi, se volete, li mettete soltanto, ragazzi, senza tagliare, senza fare questo passaggio, che vi uscirà buono lo stesso. Grande, un altro più piccolo, però ecco, ad esempio questo qua non so se riuscirò a legarlo, magari metterò di stuzzicadenti. Sì. E facciamo stessa cosa. Allora abbiamo bisogno di una spremuta di arancio e un po' di salsa di soia, un po' di paprika, miele, la nostra spremuta di arancio. Sul fondo metto un po' di olio, mettiamo il nostro pesce. Allora abbiamo bisogno anche di rosmarino, lo lasciamo all'interno. Io questa ricetta l'ho già provata, ragazzi, ed è favolosa. All'interno e anche il nostro rosmarino, mettiamo sopra l'arancio a 180 gradi per circa 45 minuti. Allora, per la salsa abbiamo bisogno anche proprio dell'arancio. Ho tolto la buccia e tagliamo l'arancio a cubetti. Allora, per la salsa usiamo questo, un po' di burro, mettiamo all'interno un po' di rosmarino e erbette, mettiamo il nostro arancio e, ragazzi, aggiungiamo un po' di cannella. Voi provate e vedrete la cannella con l'arancio e con il nostro salmone quanto sarà buono. Aggiungiamo anche un po' di zucchero, poco latte di cocco, facciamo cuocere per circa 3 minuti. E adesso, per servire, facciamo così: mettiamo un po' di arancio, mettiamo così un cerchetto. Eccolo qua, il pesce è stupendo, si sente leggermente la cannella, però è una combinazione perfetta con l'arancio e con il salmone. Adesso le nostre uova si sono già sbattute, sono belle spumose. Guardate, se voi farete con la ricetta che vi do, il pan di Spagna, vedrete come vi uscirà molto bene. Allora, dopo che si sono sbattute le uova, mettiamo tutti i liquidi, cioè mettiamo 3 cucchiai di olio di semi, mettiamo anche 3 cucchiai di acqua. Adesso dobbiamo continuare tutto con le mani.
per cui mi aiuto con questa, amalgamiamo bene in modo che lo facciamo molto delicatamente e poi pian piano mettiamo la farina con il lievito. Lo mettiamo a 180 gradi così nel frattempo il nostro forno si scalda. Ok, mi sono già preparata 12 cucchiai di farina. Se volete fare la torta al cacao, allora mettete 7 di farina e 5 di cacao. Metto all'interno anche la bustina lievito per il dolce di nuovo e con 3-4 volte dobbiamo fare così per la quantità della farina che ve l'avevo appena data. Qui ci siamo, mettiamo l'ultima farina. Allora io metterò in questa forma con il cerchio, vi faccio soltanto un fondo con la carta stagnola. Ecco qua, versiamo il nostro impasto. Che bello che è! L'abbiamo montato proprio bene, la vedo proprio cresce così davanti agli occhi. Adesso andiamo a mettere in forno. Faremo una torta fantastica. Mentre sta nel forno la nostra base per la torta, dobbiamo preparare il mango. Voi ad esempio potete portarvi più avanti con il lavoro e preparare il mango e anche altre cose anche il giorno prima. Allora tagliamo prima dove c'è il codino, ci portiamo avanti con il nostro lavoro. In questo modo, mentre puliamo il nostro mango, prendiamo anche i nostri quadratini, lo apriamo pian piano, eccolo qua, ecco come il melograno più o meno. Adesso prepariamo il mango, succo di limone, mezzo limone e mettiamo un po' di zucchero. Ho il pan di Spagna pronta. Ad esempio voi il pan di Spagna, anche la salsa di mango, ragazzi, lo potete fare anche il giorno prima in modo di non appesantirvi, perché lo dobbiamo frullare. Aggiungo un foglio di gelatina a un mango intero e lo conservate anche in frigo, tanto prima che lo mettiamo sulla nostra torta comunque bisogna frullarla. Guardate ragazzi, noi abbiamo ottenuto già una base bella alta, vedete con le porzioni che vi ho dato, abbiamo un pan di Spagna bello, lui non ha fatto il buco all'interno, non è asciutto, lui è leggermente umido. Ci tenevo di dirvi questo: se volete una torta semplice e normale, allora vi basterà questo. Ma io mi sono preparata un'altra porzione, ho fatto altre 2 porzioni perché volevo una torta molto più alta, per cui adesso metto anche un'altra. Allora se voi lo volete fare come me, bella alta, grande, allora fatela con la torta con rialzata, ecco, con un piano rialzato. Iniziamo a preparare la crema. Ho messo un po' di panna fresca a scaldare e all'interno aggiungiamo il cioccolato bianco. Adesso le basi per la torta sono pronte. Io provo adesso. Allora io ragazzi lo divido a metà, non faccio 3 parti perché comunque la base, ripeto, è molto umida, per cui io comunque lo metterò un po' di sciroppo, la crema riuscirà comunque ad ammorbidirla. Invece se vi esce più asciutta, allora dovete tagliarla in 3 parti. Ecco, vedete come la base è proprio umida. Ecco qua, lo divido. Adesso lavoro in sciroppare. Il sciroppo l'ho fatto con acqua, arancio e un po' di zucchero. Mettiamo così e lo bagniamo per bene. Sciroppiamo
mescoliamo bene bene. Io aggiungo un po' di Philadelphia, avevo detto mi piace tanto quando nella crema c'è un po' di formaggio spalmabile, perché sento la crema più leggera e come mangi la torta e non la senti pesante. La panna fresca e aggiungo anche la panna se già raffreddata con il cioccolato bianco. Mettiamo tutto all'interno e poi aggiungo il zucchero. Aggiungiamo la vaniglia che ci sta molto bene con la nostra qua iniziamo a montare la crema. Il nostro mango, facciamo così dei ciuffetti. Lo copriamo e lo metto intanto in frigo. Stessa cosa, mettiamo la crema, la frutta. E copriamo con il secondo strato. Ho fatto sciogliere un po' di gelatina. Vi spiego il perché. La frutta quando lo mettiamo sulla torta per fare l'effetto neve di solito si mette un po' di zucchero a velo, però il zucchero comunque dopo si scioglie e non rimane bello. Adesso io prendo la nostra frutta, la faccio passare così nella gelatina, tac, bene, poi la tolgo. Mi sono messa la pellicola sopra il piatto, mirtilli, mentre sono ancora bagnati mettiamo così cuoco, così questo cuoco si attacca a questa gelatina ed ecco così è più facile di creare un effetto neve che sia più originale. Stessa cosa facciamo anche con il rosmarino, prendiamo i ciuffetti di rosmarino, li andiamo a bagnare qua all'interno nella nostra gelatina, bene, con cocco, facciamo vari rametti, più grandi e più piccoli, che bello, proprio sembra un rametto di pino con la neve sopra. Lo facciamo tutto effetto neve. Tolgo un po' di crema nel modo che voglio che si veda comunque un po' il pan di Spagna sotto per fare un effetto più, insomma, che si capisca che abbiamo sotto il pan di Spagna, sopra anche no, lasciamo tutto così. Diamo il cocco. Adesso per fare il secondo piano io userò questi bastoncini, questi piedi, ecco, giusto per dare un supporto. Qua mi prendo la misura che mi serve e andiamo tutto con il cocco, premiamo così un po', sopra non ancora perché ancora lo dobbiamo decorare. Io adesso pian piano direi che già tolgo la parte con la carta sotto. Comunque voglio aggiungere pallini di mango. Adesso prendiamo i nostri rametti. E adesso ricopriamo anche con la frutta. Cerchietto. Di cannoli, loro sono avvolti all'interno, il modo per fare tutto più veloce. Poi facciamo diverse misure, risparmiamo bene con la crema.
se no potete fare anche così, mettiamo le candele con il mango alla fiamma ed è molto bello anche così. Guardate, vedete come il pan di Spagna è morbido? Anche la nostra torta è fantastica. Ho una forte responsabilità ogni anno di preparare questo menù perché io vi voglio accontentare, perché io vi voglio dare delle nuove idee, perché voglio che voi fate tutto con più leggerezza e soprattutto che riuscite a fare tutto con ingredienti magari più semplici da fare. Perché spero molto che questo video vi è stato utile, che almeno qualche idea lo porterete sui vostri tavoli, e per cui sono anche molto emozionata a sapere che una famiglia prepara quello che io ho presentato. Ecco, per me è proprio una forte soddisfazione. Noi sicuramente ci vediamo ancora, però visto che abbiamo preparato questo fantastico menù, allora voglio anche dirvi adesso un buon Natale, augurarvi tanta salute, tanta serenità e soprattutto state bene con voi stessa. Vi do così un abbraccio forte forte a tutti, un bacione e buon Natale.